Allora, quando tu mi chiedi qual è l'urgenza che muove il mio lavoro e la mia ricerca artistica, mi fai una domanda che da un lato è complessissima perché è una vastità, dall'altro è la cosa più semplice da chiedere, la cosa più basilare da chiedere e importante, quindi è il vero cuore di tutto. Se devo delineare questa cosa in una maniera veloce, cioè cercare di sintetizzarti il più possibile un percorso così complesso in una cosa così semplice, ti dico forse la capacità più o meno efficace, appunto, più o meno vincente di visualizzare con il corpo del lavoro, con la materia dell'opera, tirare fuori delle forme che siano in grado di raccontare i rapporti umani. È l'elemento che in questo processo fa da catalizzatore o da contesto, piattaforma, dipende poi dal rapporto con il tempo inteso come risultato della memoria. La figura del docente è un ruolo complesso, in questo momento necessita veramente di una costante rimodulazione, perché le esigenze che hanno gli studenti da un certo punto di vista sono sempre le stesse, cioè essere in qualche modo guidati, hanno bisogno di una struttura di sostegno che possa essere utile a loro, non tanto per replicare quello che gli racconta chiaramente il docente, no? Il professore, ma che gli permetta invece di fare l'opposto, cioè di avere delle fondamenta su cui invece iniziare a esprimere un concetto che è nuovo. Quindi è come se fosse una specie di organismo in costante trasformazione. No? Questo poi in una società come la nostra che ha subito degli strappi, delle accelerazioni incredibili, non per colpa della tecnologia, ma anche per l'accelerazione del processo anche tecnologico. Questo ha imposto un cambio e una trasformazione dello sguardo, della capacità di percepire un ambiente che di conseguenza cambia velocemente ed è una spirale ascendente o discendente. Questi sono punti di vista, ma comunque è in atto un cambiamento repentino, no? Se comparato a, che ne so, 50 anni fa, cioè le cose cambiano. In questa logica qua, la costanza di una figura come quella del professore, del docente, in relazione con gli studenti, deve anch'essa cercare di tenere conto di questo. No? Quindi quello che insegno anche, cerco prima di tutto di costruire una struttura di ascolto il più possibile proficua, il più possibile attenta nei confronti dei ragazzi. Ed è da un lato una tecnica, anche una strategia di sopravvivenza, no? Nell'ecosistema classe, rapporto, perché ti metti comunque in una posizione, nel caso, con un potenziale d'azione maggiore. No? Se ascolti, prendi meglio le misure del contesto e di chi è di fronte. Dall'altro è un processo che è uno sforzo, tra virgolette, è uno sforzo, un esercizio, anzi, molto, molto, molto utile invece per te, no? Quindi fai una cosa che va nella direzione della comprensione, ma soprattutto impari tu, no? Che di solito o artista o addirittura artista che magari insegna, sei abituato a dire delle cose, delle volte è più interessante forse ascoltarle. Però questo non basta, perché a quel punto il ruolo tuo diventa minimo, no? Diventa quasi, non so come dire, un moderatore. Invece secondo me c'è questo ruolo del docente, però viene quasi in seconda battuta rispetto a una volta, no? Cioè, se penso a prima era molto più frontale, no? Adesso io la vedo più come una struttura, no? La tua capacità di costruire un contesto, che è la classe, un contesto che è anche rapporto tra due persone, vissuto come un contesto però non come, solo come una relazione, crea un contesto in una logica di ascolto e poi dopo con una precisione e con uno spreco minore possibile dici quello che devi dire, no? Il più possibile in prossimità con quello che tu poi hai registrato di quella persona. Quindi qual è il ruolo? È un ruolo importante, importantissimo, lo era prima, in qualche modo lo sarà sempre, ma è un ruolo importante non tanto perché hai un potenziale su loro, ma perché hai un potenziale tu su te stesso e di conseguenza da ridare a loro. Cioè è un po' come se il flusso si fosse in qualche modo non invertito ma cambiato giro, no? Se l'energia circola in un altro modo. Se uno riesce a visualizzarlo così diventa un processo appunto importante e importante a livello proprio cognitivo per me per primo, no? Che sono quello che poi deve raccontare a loro, deve dare a loro degli strumenti per guardare il mondo, no? Riproporlo, raccontarlo, rappresentarlo. La percezione di questo mondo che è in un cambiamento centripeto pazzesco cambia, no? Deve essere in grado di cambiare con velocità, trovando un ritmo che poi ti dà una costanza, no? Che è forse la cosa più difficile.
È una bella domanda perché compromette due questioni. Da una parte una positiva, diciamo così, un'interpretazione positiva o negativa, però coesistono, come sempre, no? Non è mai bianco e nero, è sempre chiaramente una modulazione delle due cose. Cercando un po' a livello proprio ai fini dialettici, adesso la chiacchierata di identificare i due estremi di questa specie di gradiente, da un lato c'è positivamente parlando, lo stare al di fuori di determinati contesti ti permette di guadagnare spazi nuovi, non tanto fisici, delle volte anche fisici, ma proprio spazi nuovi espressivi e quindi spazi che di conseguenza informeranno in maniera più o meno forte la tua pratica, no? Per cui stare al di fuori di determinate cose diventa un'estensione della ricerca, diventa proprio ricerca. L'esistere in un contesto, definiamolo spurio o nuovo o differente, con un processo che è invece un precipitato di un percorso artistico, quindi che ha determinate prerogative, delle determinate istanze che vuole portare a termine, cioè esistere con tutto questo in un ambiente nuovo, altro, che ancora non è, e vedere che cosa succede, perché sennò non avrebbe senso farlo, e registrare quindi la reazione in questo contesto è inevitabilmente un momento di crescita e di ricerca nel senso più puro e bello anche del termine. E questo diciamo che è il guadagnare spazio e espandersi in termini di conoscenza è quello che positivamente può significare, no? Dall'altra parte però c'è anche da dire che delle volte, questo è il lato negativo, mettiamola così, sei costretto a esistere al di fuori delle istituzioni, perché le istituzioni non sono in grado, per un'infinità di motivi, banalmente anche di natura economica e di sostenibilità, non sono in grado di stare al passo con il dibattito, non sono in grado o non hanno le strutture sufficienti ovviamente, però non sono in grado non per scelta, non sono in grado per vicissitudini, di diventare il territorio che dovrebbe essere comunque, dove determinati dibattiti, determinate discussioni, determinate ricerche trovano il terreno più fertile per essere protette, coltivate e sostenute. Allora, se lo stare al di fuori di questi contesti diventa l'unica possibilità, perché altrimenti questi contesti istituzionali non sono in grado più di ospitarti, e poi un pensiero, un'idea evolve, ma non è più il guadagnarsi un nuovo spazio, è un processo di sopravvivenza, che in un lungo processo, questo processo di sopravvivenza genera magari anche ancora di più una conoscenza più complessa, più completa, cioè a livello proprio quasi di serendipity, cioè di evento inaspettato che ti colpisce e poi produce potenzialmente un'accelerazione nella ricerca incredibile, questo è anche probabile, però è lo scegliere il punto in questo momento, no? Allora se tu mi chiedi esiste e che cosa significa, per me significa questo, cioè quello positivo, cioè esiste al di fuori di un determinato binario più istituzionale, mi produce un certo tipo di scarto all'interno del mio lavoro, della mia ricerca, ma non deve essere l'unica condizione, altrimenti non si può lavorare, non dovrebbe, ecco, mettiamola così. Poi dopo, sai, ci sono urgenze di varia natura sul piatto nell'organismo mondo, in questo momento ce ne sono svariate, non è detto che l'evoluzione artistica inserita nelle istituzioni sia una di queste urgenze. Tanto la crescita, l'espandersi di un pensiero, del procedere e della pratica artistica non è frenabile, avverrà e è avvenuta sempre. Non è detto che alcuni artisti ci riescano, nel senso che magari proprio non possono sopravvivere, però questo è un altro tema, no? Le due responsabilità, cioè dell'artista che riqualifica uno spazio e del soggetto che le promuove, devono essere in osmosi, in correlazione, evidentemente. Nel senso che intanto, prima di tutto, quando si parla di riqualificare un contesto, quindi magari essere molto probabilmente anche in una dimensione pubblica in qualche modo, non per forza perché un contesto può essere anche privato, però usiamo adesso l'esempio della dimensione pubblica perché è un pochino più, porta alle estreme conseguenze certe possibilità. Allora, ok, quando sei in questa realtà ti devi fare delle domande, hai una responsabilità, ti devi fare delle domande differenti, no? Perché quello che tu andrai a inserire in questo contesto di cui parliamo, che si va a riqualificare, incontrerà e si scontrerà più o meno positivamente con la vita di tanta gente, di tante persone e non per forza persone che hanno scelto di doversi confrontare con un processo artistico, perché non deve essere mai un'imposizione, è una possibilità. Dal mio punto di vista è una possibilità fantastica di crescita, ma è evidentemente polarizzata la mia visione delle cose, no? Devi
Nel momento in cui intervieni in un contesto più complesso, che non è soltanto e che lo cerchi di riqualificarlo, che magari è addirittura un contesto pubblico, devi farti questa domanda e deve diventare sistematica nel lavoro. Cioè devi trovare un tuo modo sano, che sarà sempre opinabile e giudicabile, ma devi trovare un tuo modo sano per rispondere a questa cosa. Però tu hai un viaggio, no? Tu come artista hai un viaggio. Quello che è la missione tua da artista è una cosa, quella della committenza è chiaramente diversa. La committenza ha delle altre responsabilità. Da un lato ha delle richieste, no? Perché ti richiede magari una riattivazione di un luogo per determinati motivi. Già lì subentra il giudizio o la tua responsabilità da artista, perché magari queste ragioni che vengono messe sul piatto magari non incontrano a livello etico, teorico il tuo approccio, allora lì hai la possibilità di chiamarti fuori, ovviamente, però non c'è neanche più la riqualificazione del contesto. Oppure inizia un processo di dialogo, per quello dicevo le due cose devono essere in dialogo, quindi è una triangolazione, cioè ci sei tu con la tua ricerca, che è un percorso, può essere singolarissimo, è mega peculiare, che ha assolutamente delle specificità, le deve avere e quindi delle priorità che vengono da queste specificità, e vai in una direzione. C'è un contesto pubblico dove queste cose devono piombare, ma non piombare nella loro versione più introspettiva, ma devi trovare, secondo me, un modo perché questa cosa abbia un'apertura, almeno a livello energetico, concettuale. Devi trovare un varco perché questa cosa possa essere assimilata in un contesto e magari addirittura magicamente alla fine riqualificarlo, ma ci va questa responsabilità. E in questa triangolazione il terzo elemento è la committenza, che ha una richiesta che magari tu sei assolutamente incline ad accettare, o magari che vuoi disattendere in funzione di un concetto altro, e se la committenza è una committenza più o meno illuminata, magari diventa interessante in termini dialogici. Io ho fatto un triangolo, immagino come un cerchio, l'energia inizia a circolare, non è più un rimbalzo, no, di due entità che si passano la palla, ma inizia a diventare un turbine. Sembra falso, però devo dire la verità, non ho avuto nessun momento negativo. La cosa in assoluto più positiva di tutte è il rapporto con gli artisti. E non lo dico perché è un bellissimo statement, è d'artista, no, potrebbe anche proprio essere il punto proprio di scontro, no? L'incapacità o la non disponibilità da parte mia in prima persona o da parte degli altri artisti che, per quanto giovani artisti, ma sono artisti, quindi con una complessità, un racconto, una narrazione intensa, no? Sempre. E la disponibilità di trovarsi su un piano comune e dialogare non è per niente scontata. Quindi quello che devo dire più di tutto è stato da subito un elemento felice, che è il core di tutta questa cosa, è il rapporto con loro. Non accetti neanche una cosa del genere se non hai voglia di entrare in dialogo, no? Ma non è detto che funzioni, anche se tu hai voglia. E invece questa cosa mi sembra, proprio a livello anche proprio umano e di scambio, che stia funzionando molto bene. Mi sembra che che siano rispettati tutti gli spazi delle singolarità, ma che ci sia una dimensione altra, che non schiaccia nessuno, dove questi spazi possono interagire tra di loro. Questo è veramente la cosa più bella, no? L'altro elemento che mi è piaciuto molto è comunque il luogo, la pertinenza di questo luogo, la capacità di inserire un'esperienza di questo tipo che si porta con sé una serie di processi in un posto che di processi ne ha avuti tanti, no? Le manifatture tabacche, con la storia incredibile che hanno avuto con la stratificazione. Quello che noi stiamo facendo con il workshop è proprio cercare di trovare un modo sano per restituire questa stratificazione, questa ciclicità di eventi che si sono susseguiti, no? Ma il tema della memoria, che è quello con cui abbiamo aperto la chiacchierata, è il tema proprio, e la memoria è un concetto prossimo, vicinissimo e lontanissimo, no? Se è uno spazio di contenuti diventa uno spazio fantastico per lavorare, no? Però devi avere il contesto, qua il contesto c'è perché giri l'angolo, c'è una sollecitazione, no? Legata alla memoria costante.